Che cosa succede quando diventi veramente consapevole della tua energia sessuale? Che cosa succede quando diventi consapevole dell'energia dell'Eros, del tuo Eros? I cambiamenti che avvengono all'interno della tua relazione, sia per quanto riguarda la comunicazione verbale e non verbale, sia per quanto riguarda la risoluzione dei conflitti, perché questa è una cosa che ci piace sempre molto, sia per quanto riguarda la creatività, già perché l'Eros o l'energia tantrica o l'energia sessuale sono esattamente quel frizzi che tu hai 24 ore al giorno, cioè che dovresti avere 24 ore al giorno, quell'energia che io definisco l'orgasmo in verticale, e una volta che trasformi l'energia prettamente fisica sessuale dall'orizzontale al verticale, cambia la tua vita, cambia la tua relazione. Oggi ci soffermiamo proprio sui cambiamenti che si verificano, già perché se è vero che ci piace tantissimo l'energia sessuale, pensiamo sempre che l'ultimo tassello, la parte finale, sia quella della energia sessuale quando si fa all'amore. In realtà quello è l'ultimo pezzo, e in questa serie di video dedicati al metti il turbo al tuo Eros parliamo proprio di tutto quello che c'è invece al di fuori dell'eccitazione fisica in verticale. Andiamo a ritroso e quindi parliamo proprio di che cosa succede quando diventi consapevole della tua energia sessuale o Eros o Tantra. Quando entrambi diventate consapevoli, entrambi, perché questo è fondamentale, della vera energia erotica, della vera natura della energia sessuale, la comunicazione, quella verbale, cambia notevolmente. In che modo si manifesta? Si manifesta nel senso che diventa una comunicazione più autentica, una comunicazione più sincera, perché ci si apre, ci si fida dell'altro, si condividono, si mettono sul tavolo, sul piatto i propri desideri più profondi e non ci si sente giudicati, non ci si sente attaccati, non ci si sente nudi, nel senso che vengono condivise le emozioni più profonde. Il linguaggio diventa, la comunicazione diventa proprio, al di là dell'essere più autentica, diventa anche più fornita, una comunicazione più bella, non ci sono imprecazioni. Per quanto riguarda la comunicazione non verbale, che a me piace moltissimo definire la famosa connessione o telepatia, riuscire a comunicare anche se si è a distanza, o riuscire a comunicare semplicemente guardandosi negli occhi. La comunicazione non verbale, nel momento in cui entrambi avete trasformato l'energia fisica sessuale e siete diventati consapevoli di che cos'è in realtà l'Eros, allora la comunicazione non verbale diventa più intima, diventa più profonda, tant'è appunto che ci si riesce a parlare anche senza guardarsi. Si riesce a comunicare anche se si è distanti chilometri e chilometri. La comunicazione verbale, tornando alla comunicazione verbale, diventa una comunicazione vera, diventa una comunicazione in cui non c'è sempre una persona che parla e sempre un'altra persona che ascolta. C'è un balance, o meglio, possiamo dire che c'è un interscambio dei ruoli, quindi c'è la persona che una volta parla, la persona che una volta ascolta, la persona che una volta ascolta, quella che prima parlava, la persona che ora parla. Quindi c'è un equilibrio, un balance. La comunicazione diventa una comunicazione, quella verbale e non verbale, appagata, che paga nel vero senso della parola, paga nel senso che è una relazione che è al top, quello al quale auspichiamo praticamente tutti. La risoluzione dei conflitti, quella situazione nella quale molto spesso ci incartiamo, e sono sicura che ti sei incartato anche tu o incartata. Quando nella relazione entrambi i partner sono consapevoli di che cos'è veramente l'energia dell'Eros, l'energia tantrica, l'energia sessuale, quello che succede è che i conflitti
e quindi proprio perché la comunicazione è cambiata, i conflitti vengono visti come delle vere opportunità. E tu dirai, vabbè, la solita frase, il problema è un'opportunità, il problema è una grande chance. Sì, è vero, perché nella risoluzione dei conflitti, quando tu hai capito che cos'è l'energia dell'Eros, la tua vera energia, il conflitto non diventa più un ostacolo, perché non si punta il dito nel punto debole dell'altro, entrambe le parti, ma visto che la comunicazione verbale e non verbale è cambiata, si è liberi di aprirsi, si è liberi di, piuttosto che focalizzarsi sul problema che ha causato il conflitto, hai lasciato l'acqua aperta, ci si siede, si ascolta il partner, si comunica e si va a fondo per capire esattamente qual è il problema che ha scatenato in tutto, perché quando diventi consapevole di che cos'è realmente la tua energia dell'Eros, non scatti più come una molla, perché quella è la parte prettamente fisica, è quella in cui non hai ancora capito che cos'è la tua energia sessuale e quindi non la puoi utilizzare nella tua vita quotidiana e avere un orgasmo di eccitazione, ovvero essere frizzy, carico di vita in verticale. Quindi quando c'è un problema non si scatta più, non si reagisce più, non si casca più in quel tranello, ma ci si siede col partner, lo si ascolta, si va a fondo e si cerca di capire qual è il blocco, qual è il problema reale. Non hai lasciato il lavandino aperto, ma che cos'altro c'è. Quindi veramente la risoluzione dei conflitti ha tutto un altro sapore, è tutto un altro tipo di conflitto, è veramente una grossissima opportunità. Benvenuto sul canale di Nob, Not Only. Nulla è come sembra. Io sono la Fede, il mondo invisibile, e in questo canale ti porto alla scoperta di come usare al meglio la tua energia, di come saltare sulle vibrazioni e frequenze alte, alto, sempre in alto, per vivere veramente al meglio la tua vita e riuscire a realizzare in realtà quello che veramente vuoi. Ovviamente, essendo migliorata la comunicazione verbale e non verbale, essendo migliorato e messo da parte la vecchia modalità di risolvere i conflitti, va da sé che la creatività esplode. Nella coppia, sempre se entrambi hanno capito e trasformato l'energia tipica sessuale dell'essere di quando si è in orizzontale, messa, trasformata nella vita quotidiana H24, quindi in verticale, l'orgasmo verticale, quello che succede è che la coppia è assolutamente creativa, la coppia è come se fosse in uno spazio perennemente aperto, dove in una dimensione nuova è come se ogni settimana la coppia si conoscessero nuovamente, quindi c'è curiosità, c'è voglia di fare cose nuove e non mi sto riferendo prettamente nel lato sessuale, ma proprio nella vita di tutti i giorni, quindi curiosità, voglia di fare cose nuove, voglia di scoprire, quindi una perenne ricerca, una perenne caccia al tesoro. E sono sicura che se non l'hai mai provato nella tua vita, sicuramente hai visto quelle coppie che sono stradinamiche, che sono sempre con la voglia di fare, che sono sempre pronti a scoprirsi, che magari ti potranno anche aver sorpreso perché magari conosci queste persone da moltissimo tempo, sai che stanno insieme da moltissimo tempo e di punto in bianco ti trovi in mezzo a loro e uno dei due dice: ah, sai, questa cosa non la sapevo di te. Quindi una continua scoperta, perché dopo aver migliorato la comunicazione, dopo aver cambiato il chip di come si risolvono i problemi, la coppia si sente in uno spazio sicuro, non si sente giudicata, ha voglia di mettersi in gioco e appunto, siccome si sente a proprio agio entrambi i partner, c'è sempre questa voglia di tirare fuori magari delle cose anche ricondite di noi stessi, di loro stessi, di te stessi che non conoscevi, per scoprirle, per sperimentare. Se sei interessato a sbloccare la tua energia
erotica, se sei interessato a sapere di più di questo argomento, trovi il link in descrizione per le mie consulenze. Se questo video ti è piaciuto puoi mettere ai like, ti aspetto nei commenti, puoi condividerlo e ovviamente ti puoi iscrivere a Lucianne. Ti ricordo che su questo argomento di che cos'è veramente l'energia sessuale, che non è qualcosa di prettamente riconducibile all'atto fisico, anzi quella è solo l'ultima parte ed è veramente goduriosa se prima hai fatto un percorso. Trovi altri video su questo argomento, te ne lascio un altro qui che ti apre un po' a questa nuova modalità di vedere la vera energia dell'Eros. Ti aspetto prossimamente per una nuova puntata di come mettere il turbo alla tua vera energia erotica. Ciao bello!